Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo magnifico fiore primaverile, un fiore solare che è il narciso. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video e inoltre vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Colgo l'occasione per ringraziarvi perché è un anno che ho aperto il mio canale YouTube e non mi aspettavo assolutamente questi risultati. Quindi vi ringrazio tantissimo sia a chi si è iscritto, a chi si iscriverà, a chi mi segue, a chi commenta. Vi ringrazio di cuore. Detto questo, per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 giallino, cotone numero 5 giallo, cotone numero 5 verde. Lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75, poi avremo bisogno fil di ferro, pinze, forbici e gutteperga. Prendiamo il cotone giallo chiaro, facciamo un cappietto e lo stringiamo perché non lo conteremo e lavoriamo 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, lavoriamo nel primo punto, quindi nella prima catenella che abbiamo a disposizione, facciamo una maglia bassa e un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse. A seguire prendiamo il filo sull'uncinetto, 2 mezze maglie alte, prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo 6 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Due mezze maglie alte, una maglia bassa e nell'ultima catenella lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nella stessa catenella. Dall'altra parte ripetiamo in modo speculare quello che abbiamo fatto, quindi maglie basse su maglie basse, mezze maglie su mezze maglie e maglie alte su maglie alte. Arrivati alla fine facciamo una catenella e entriamo nella prima maglia bassa dall'altra parte e facciamo una maglia bassa. Nella seconda facciamo una maglia bassa, quindi 2 maglie basse. Proseguiamo con una mezza maglia alta e un'altra, quindi 2 mezze maglie alte. E ora faremo 2 maglie alte consecutive, 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte e 2 maglie alte nello stesso punto. Una mezza maglia alta e 1 maglia bassa, 2 e 3. Nell'ultima catenella, quella in cima, e nell'ultima maglia lavoriamo
una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Dall'altra parte ripetiamo precisamente quello che abbiamo fatto, quindi ricominciamo con le 3 maglie basse e continuiamo con mezze maglie e le maglie alte come le abbiamo lavorate da questa parte. Lavorato anche l'altra parte, ci portiamo al centro del petalo con maglia bassissima, tagliamo un pezzetto di fil di ferro per contornare appunto il petalo, lo affianchiamo alla lavorazione e iniziamo a lavorare, quindi a incorporarlo con delle maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante, inserendo il fil di ferro. Arrivati in cima, nell'ultimo punto lavoriamo un punto basso, 2 catenelle e un punto basso nello stesso punto. Questo è per dare, diciamo, un allungamento, un leggero allungamento in più al petalo, e dopodiché continueremo a lavorare maglie basse incorporando sempre il fil di ferro. Arrivati all'ultimo punto, passiamo dall'altra parte, entriamo nel primo punto, ci tiriamo il filo e lo facciamo passare in tutte e 2 le asoline, quindi chiudiamo con maglia bassissima, tiriamo il filo di lavorazione, sistemiamo il petalo, quindi facciamo aderire bene il fil di ferro, dopodiché lo attorcigliamo un pochino e lo blocchiamo col filo stesso di lavorazione. Quindi facciamo passare il filo all'interno, stringiamo, lo blocchiamo e continuiamo ad attorcigliare il fil di ferro. Quindi possiamo tagliare il filo e il nostro petalo è pronto. Di questi ne dobbiamo fare 6 in totale, quindi io uno l'ho fatto e gli altri sono qua, quindi sono 6. Fatti i nostri petali, dobbiamo iniziare a fare la parte centrale del nostro narciso, quindi possiamo prendere il giallo. Prendiamo il giallo, facciamo un cerchio magico, tiriamo il filo, facciamo una catenella e all'interno lavoriamo 8 maglie basse, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiriamo la codina e lasciamo un foro, così, per poi passare con la lavorazione del fil di ferro. Quindi chiudiamo lasciando questo piccolo foro, chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto che abbiamo fatto.
una catenella, entriamo nello stesso punto e lavoriamo 2 maglie basse. Quindi ora dobbiamo fare 2 maglie basse per ogni punto sottostante. In totale dovremo avere 16 maglie basse. Fatte le nostre 16 maglie, chiudiamo nella prima con maglia bassissima. Quindi una catenella, entriamo nello stesso punto e lavoriamo. Dobbiamo fare 4 aumenti totali, quindi da 16 dobbiamo passare a 20. Quindi lavoriamo 3 punti bassi, quindi 2, 3 e nel quarto un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Poi rifacciamo 3 punti bassi, 2, 3, nel quarto un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto, di nuovo 3 punti bassi, e 2 punti bassi nello stesso punto. Rifacciamo sempre 3 punti bassi e nell'ultimo punto lavoriamo i 2 punti bassi, quindi il nostro ultimo aumento. Entriamo chiudiamoci nella prima maglia lavorata con maglia bassissima, quindi abbiamo 20 punti bassi. Dal prossimo giro, dove lavoreremo punto su punto, dovremo fare 7 giri di 20 punti bassi. Quindi ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e cominciamo a lavorare maglia su maglia, e questo è il primo giro dei 7 giri che dobbiamo fare. Quindi ci lavoriamo questo pezzettino e ci rivediamo terminati i 7 giri. Fatti i nostri 7 giri di 20 punti bassi, ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e nel punto successivo facciamo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Nel punto seguente un punto basso e nel punto successivo 2 punti bassi nello stesso punto, e continuiamo così fino alla fine, facendo un punto basso più un aumento, un punto basso più un aumento. Arrivati all'ultimo punto facciamo l'ultimo aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella e qui in questo giro facciamo punto su punto, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Arrivato all'ultimo punto facciamo l'ultimo punto basso e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Qui ci rialziamo con 3 catenelle, entriamo nella maglia successiva facendo una maglia bassa e nella maglia seguente facciamo una maglia bassissima, 3 catenelle, chiudiamo nel punto successivo con maglia bassa, entriamo nel punto seguente con maglia bassissima e ci rialziamo sempre con 3 catenelle. Questo è per ottenere l'effetto arricciato proprio sopra la parte centrale. Quindi
3 catenelle, chiudiamo con maglia bassa nel punto seguente, entriamo con maglia bassissima nel successivo e ci rialziamo con 3 catenelle e continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui che abbiamo l'ultimo punto, entriamo con maglia bassissima, facciamo 3 catenelle ed entriamo nella primissima maglia che abbiamo fatto, sempre con maglia bassissima, e abbiamo terminato la parte centrale. Ora facciamo passare il filo all'interno del lavoro, tiriamo, quindi lo agganciamo, senza prendere, e possiamo tagliarlo. Ora lo facciamo sparire nelle maglie, quindi ce lo tiriamo all'interno delle maglie e così lo possiamo tagliare. E la parte centrale è pronta. Ora dobbiamo fare i pistilli interni. Questi pistilli, che sono totali 7, io li ho realizzati 6 di giallini, proprio giallo chiaro, e uno che lo realizzeremo insieme per vedere come si fa, giallo, il giallo più scuro. Quindi mettiamo i pistilli già realizzati qua, prendiamo un pezzetto di fil di ferro, lo tagliamo, prendiamo il giallo, prendiamo un pezzetto e cominciamo ad attorcigliarlo. Torcigliamo il filo nel fil di ferro. Arrivati a questo punto lo pieghiamo a metà. Così. E da qui scendiamo sempre attorcigliando, scendiamo verso sotto. Quando ne ricopriamo un pezzetto all'incirca una misura che sia idonea, io in questo caso, anche se qualcosina in più non vi preoccupate, lo potete appuntare, voi lo potete fare pure con un pochino di colla, lo appuntate per bene e tagliate il filo. Sistemate il pistillo giallo, lo mettiamo centrale e a fianco, tutto intorno, sistemiamo questi qua giallini. Poi in linea di massima anche se non sta al centro non è un problema,
Dopo che li avete sistemati comunque della stessa altezza, poi questi sono pistilli che stanno praticamente uniti, quindi non verranno poi, diciamo, allargati. Dopo averli sistemati, prendete un fil di ferro di uno di quelli che avete fatto e lo attorcigliate insieme agli altri, quindi li bloccate. E qui abbiamo la parte centrale che viene inserita nel calice che abbiamo appena fatto, i pistilli centrali. Poi voi potete utilizzare anche quelli comprati, quindi i pistilli comprati li potete comunque sistemare e inserire in un fil di ferro e utilizzare comunque quelli. Dopo che abbiamo sistemato all'incirca questi, possiamo già montare il fiore e quindi poi realizzare la foglia, che in questo caso è semplicissima da realizzare. Allora, prendiamo i pezzi e inseriamo i pistilli nel calicetto che abbiamo fatto, nel calice, e nello stesso tempo inserendoli lo blocchiamo direttamente con i pistilli, quindi lo facciamo salire nella lavorazione appunto dei pistilli, lo inseriamo così, guardate, e lo blocchiamo. Si è bloccato perfettamente. Dopo questo prendiamo i petali e, levando comunque sia i fili in eccesso, già sistemandoli, iniziamo a posizionarli nella base del calice. Quindi posizioniamo il primo e attorcigliamo il fil di ferro, che poi funge anche da gambo. Quindi il primo petalo, prendiamo il secondo e lo posizioniamo in prossimità dell'altro, quindi così. Dopo averlo posizionato all'incirca, lo attorcigliamo sempre nel fil di ferro. Prendiamo il terzo e lo mettiamo sempre laterale. Anche questo lo sistemiamo, quindi sistemiamo i tre calici, i tre petali, i primi tre petali. Mano a mano prendiamo gli altri e li sistemiamo laterali, quindi fra un petalo e l'altro, così. Lo teniamo e cominciamo ad attorcigliarlo per formare tipo un calicetto. Dopodiché lo facciamo scendere.
mano a mano leviamo i fili in eccesso dei petali. La stessa cosa facciamo con l'altro, quindi lo posizioniamo fra i due centrali, lo attorcigliamo e lo blocchiamo, e poi facciamo sempre con l'altro. Lo sistemiamo fra i due petali centrali e facciamo la stessa cosa. Dopo averlo sistemato, facciamo fare un giro e poi lo attorcigliamo. Dopo averli sistemati in questo modo, all'inizio dovremmo avere un qualcosa del genere già formato con i petali ben fissati. Cominciamo ad allargare i primi petali, quelli esterni, 1, 2 e 3. Dopodiché continuiamo con quelli interni, e quelli interni cerchiamo di fare una piccola flessione nel petalo, quindi lo curviamo un pochino, perché se guardate il narciso, quindi quello vero, c'è una piccola curvatura dei petali interni. Allargatelo e poi fate una piccola flessione, ecco, sempre i petali devono essere tutti allargati, come d'altronde abbiamo fatto quello già che avevamo già fatto, che io avevo già creato. Dopo averlo sistemato, risistemiamo i petali interni e il nostro narciso è pronto. Ve lo voglio far vedere in tutte le sue parti. Prendiamo un pezzetto di nastro, quindi di guttaperca, e proprio alla base del nostro narciso facciamo qualche giro in più, anche con qualche piccola pressione, per poter fissare per bene i petali, quindi senza che si muovano. Ne prendiamo un altro pezzettino, in questo caso facciamo una leggera, perché come ben sapete i narcisi sono un po' girati, così facciamo una leggera pressione, e qui potete inserire il gambo, come ho fatto io con questo, il gambo di fil di ferro plastificato inserito direttamente, quindi con il nastro adesivo, fissarlo con a fianco a questo fil di ferro, quindi inserite il gambo per poter fare una piantina, cioè diciamo tutto quello che poi alla fine volete fare. Potete fare comunque i narcisi per un vaso. Dopo averlo finito, facciamo la foglia,
In questo caso le foglie non vengono inserite nel gambo del narciso, vengono inserite alla base. Quindi se voi lo dovete fare i narcisi per un vaso, li potete mettere, potete inserire le foglie proprio nel gambo, nella parte inferiore. Se voi dovete fare la piantina, andate a mettere le foglie direttamente nella piantina stessa, le inserite direttamente nella spugna che state utilizzando, e quindi a forma appunto di giglio, perché la foglia proprio è alla base. E in questo caso ora l'andremo a creare. Quindi prendiamo il verde, e lavoriamo, facciamo un cappietto che non conteremo e lavoriamo 40 catenelle. Fatte le 40 catenelle, iniziamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione e facciamo la prima maglia bassa e la seconda, quindi 2 maglie basse. Poi prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta, quindi 2 e 2, e dopo faremo 30 maglie alte. Maglie alte, poi continuiamo con 2 mezze maglie alte e 3 punti bassi, quindi 1, 2 e il terzo è l'ultimo punto basso, e facciamo punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto. Poi ricominciamo e rifacciamo la stessa cosa, punti bassi su punti bassi, mezze maglie alte su mezze maglie alte e maglie alte su maglie alte, fino ad arrivare alla fine del lavoro. Arrivati alla fine ci ricongiungiamo al centro con maglia bassissima, prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un pezzetto che ci contorni la foglia e che ce ne rimane un pezzettino, e iniziamo ad inserirlo. Facciamo delle maglie basse e inseriamo il nostro fil di ferro eseguendo una maglia bassa per ogni punto sottostante, fino ad arrivare alla cima, dove faremo maglia bassa, catenelle e maglia bassa nello stesso punto, e peraltro inserendo appunto il fil di ferro tutto il contorno della foglia eseguito appunto a maglie basse. Arrivati alla fine ci ricongiungiamo con il primo punto dall'altra parte, facciamo una maglia bassissima e tiriamo il filo. Ci sistemiamo la fogliolina, che solitamente infatti sono strette e lunghe, la sistemiamo appunto il fil di ferro, agganciamo il filo, tiriamo, facciamo qualche giretto
e lo blocchiamo col fil di ferro stesso. Tagliamo e la nostra foglia è pronta. Di queste ne potete preparare in base alla piantina un 4-5. È velocissima da fare, è veramente semplicissima come il fiore d'altronde. E abbiamo terminato il nostro narciso con la foglia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.